Ciao, ti do il benvenuto su InfenMath. In questo video vediamo come si utilizza la funzione subtotale di Excel, uno strumento davvero potente per analizzare e riepilogare i dati in modo rapido e intelligente. Se usi spesso la funzione somma per calcolare i totali, scoprirai che subtotale offre maggior flessibilità. Con una sola funzione puoi ottenere somme, medie, conteggi, massimi, minimi e tanto altro. Ma il vero vantaggio arriva quando lavori con tabelle filtrate. Subtotale calcola automaticamente i risultati solo sui dati visibili, ignorando quelli nascosti sia manualmente che per mezzo dei filtri. Inoltre, evita il problema del doppio conteggio quando sono presenti altri subtotali nella tabella. Per questo motivo, Subtotale è uno strumento particolarmente utile per chi lavora spesso con elenchi, database o tabelle di grandi dimensioni. Nel tutorial ti mostro passo dopo passo come utilizzare questa funzione per rendere le tue analisi in Excel più veloci, dinamiche ed efficienti. Se il video ti è utile, ti invito a lasciare un like e a iscriverti al canale per altri tutorial su Excel. Sei pronto? Iniziamo! In un negozio di abbigliamento, le vendite vengono registrate in base al genere, alla categoria e al colore. Applica il filtro automatico e calcola l'importo totale dei dati filtrati. In cella G2 ho calcolato il totale degli importi utilizzando la funzione somma. Quando utilizzi la funzione somma, devi però ricordare una cosa. La funzione somma somma solamente i dati visibili. Applico ora il filtro automatico. Dopo aver cliccato in una cella qualsiasi del database, seleziono la scheda dati e nel gruppo Ordina e filtra clicco sul pulsante Filtro. Osserva ora cosa succede alla somma quando filtro i dati, selezionando una sola categoria, ad esempio le t-shirt. Confermando con OK, posso notare che la somma è rimasta invariata. Quando vuoi sommare solamente i dati visibili, puoi utilizzare la funzione subtotale. Espando nuovamente il filtro ed in cella G3 inserisco la funzione subtotale. Il primo parametro di questa funzione è un numero che va da 1 a 11 e consente all'utente di scegliere fra 11 funzioni differenti. I parametri successivi, dei quali solamente il secondo è obbligatorio, sono da 1 a 254 riferimenti o intervalli di cui vogliamo calcolare il subtotale. Procediamo ora con l'inserimento, uguale, subtotale, doppio clic, e come possiamo notare il parametro corrispondente alla somma è il numero 9. Digito ora punto e virgola e seleziono l'intervallo del quale voglio calcolare il totale. Premo invio, ottenendo un risultato identico al precedente. Se però filtro di nuovo l'elenco, ad esempio seleziono di nuovo le t-shirt, premendo OK, posso notare che la funzione subtotale calcola solamente la somma delle celle visibili. Rimuovo ora il filtro automatico, selezionando tutto, e ti faccio notare un piccolo problema. Quando vado a nascondere qualche riga del database, tasto destro Nascondi, la funzione subtotale si comporta come la funzione somma e dunque visualizza il totale di tutte le celle, anche di quelle nascoste. Scopro di nuovo le celle e ti mostro come puoi risolvere questo problema. Il primo parametro della funzione subtotale, numFunzione, può assumere ben 22 valori. I valori che vanno da 1 a 11 corrispondono a queste 11 funzioni e se viene applicato il filtro automatico eseguono i calcoli solamente sulle celle visibili. Quando però le celle vengono nascoste manualmente, con il comando tasto destro Nascondi, le celle nascoste vengono incluse nel conteggio. Utilizzando invece i valori che vanno da 101 a 111, vengono inserite le funzioni corrispondenti, ma le celle nascoste manualmente vengono escluse dal conteggio. Vediamolo con un esempio. In cella G4 inserisco di nuovo la funzione subtotale e come primo parametro digito 109 oppure lo seleziono da elenco. 109 corrisponde di nuovo alla somma.
digito punto e virgola e seleziono di nuovo l'intervallo da sommare. Premo invio ed ottengo di nuovo 895. Provo ora a nascondere una riga. Tasto destro, nascondi. Come puoi notare, questa volta il totale è cambiato, poiché, come già detto, se il primo parametro è un numero che varia fra 101 e 111, le celle nascoste manualmente non rientrano nel conteggio. Scopro di nuovo tutte le celle e ti faccio notare una cosa che secondo me andrebbe migliorata. Quando viene filtrato il database, ad esempio vengono selezionate le t-shirt, i due subtotali coincidono, ma se adesso nascondo qualche altra riga del database, i subtotali coincidono nuovamente. Dunque, quando viene applicato il filtro automatico, non c'è più alcuna distinzione tra il parametro 9 e il parametro 109, oppure tra un parametro della colonna azzurra e un parametro della colonna rosa. Riassumendo quanto detto, possiamo dire che i parametri da 1 a 11 vanno bene quando viene applicato un filtro automatico, mentre i coefficienti che vanno da 101 a 111 si utilizzano quando non viene applicato alcun filtro e le righe vengono nascoste manualmente. Vediamo ora un'altra importante caratteristica di questa funzione. Utilizzando il filtro automatico, questa tabella è stata ordinata per categoria, prima le polo e poi le t-shirt. Successivamente, dalla scheda dati, ho cliccato sul pulsante struttura e successivamente sul pulsante subtotale. In questo modo sono stati inseriti il subtotale degli importi per le polo, il subtotale per le t-shirt ed il totale complessivo. Ti spiegherò lo strumento subtotale in un prossimo video. Quando nella tabella sono presenti i subtotali, la funzione somma fallisce, poiché somma anche i subtotali. La funzione subtotali, invece, come puoi notare, somma tutto l'intervallo in evidenza, ma esclude dal calcolo i subtotali presenti in tabella. La stessa cosa avviene anche quando il primo parametro è impostato a 109. Quando però è presente una struttura, noi possiamo utilizzare questi piccoli pulsanti e in questo modo possiamo comprimere o espandere la tabella, nascondendo le righe del dettaglio. Siccome si tratta di righe nascoste manualmente, la funzione subtotale più adatta è quella col parametro 109, poiché esegue la somma solamente sulle celle visibili, escludendo i subtotali. Nascondendo anche il dettaglio delle t-shirt, siccome ora tutte le righe sono nascoste, il subtotale con parametro 109 dà come risultato il valore 0, mentre la funzione subtotale con parametro 9 esegue la somma di tutte le celle nascoste, che corrisponde al totale complessivo. Riepilogando, quando vuoi visualizzare la somma solamente delle celle visibili, devi ricordarti che non puoi utilizzare la funzione somma, bensì la funzione subtotale. In questo modo potrai escludere i subtotali dal conteggio e sommare solamente le celle visibili, ricordando che i parametri da 1 a 11 vanno bene quando devi applicare un filtro automatico, mentre i parametri da 101 a 111 vanno inseriti quando devi nascondere le righe manualmente, sia con il comando tasto destro nascondi che utilizzando i pulsanti struttura. Prima di concludere, voglio farti notare un'altra cosa importante. In questo tabellone dei voti ho calcolato la media in 3 modi, con la media ordinaria, con la funzione subtotale con parametro 1 e con la funzione subtotale con parametro 101. Come puoi notare, i 3 risultati sono identici. Proviamo ora a nascondere qualche colonna. Tasto destro, nascondi. Come puoi notare, non è successo nulla. Ho fatto questo esempio per mostrarti che la funzione subtotale funziona solamente con le tabelle verticali, cioè quando vengono calcolati i subtotali di colonna, e dunque quando devi calcolare delle somme o delle medie per riga, utilizza le funzioni somma e media, poiché la funzione subtotale non offre alcun vantaggio. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro.
Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!